Ciao a tutti e benvenuti al nostro primo video tutorial in cui vi mostrerò come riutilizzare i contenitori dei prodotti Marta la Farfalla. Ma come nasce questa rubrica? Nasce dalla volontà e dalla necessità sempre maggiore di evitare gli sprechi e quindi trovare modi alternativi per riutilizzare i contenitori dei prodotti che ormai abbiamo terminato. Oggi in particolar modo vedremo qualche idea colorata e interessante per regalare una seconda vita ai nostri profumatori spray limited edition. Una volta che il prodotto è terminato siamo pronti ad assegnargli un nuovo utilizzo, ma prima di tutto è importante pulirlo bene sia all'interno che all'esterno. Per togliere l'etichetta dal barattolo possiamo aiutarci utilizzando dell'acqua calda. Se avete tempo potete lasciarlo in ammollo anche per una notte con del bicarbonato o del sapone. Sarà così molto più facile rimuovere l'etichetta. Se dovessero rimanere dei residui di colla possiamo rimuoverli facilmente utilizzando del cotone imbevuto di alcol. Infine risciacquiamo bene il flacone, asciughiamolo e siamo pronti per fantasticare sul suo riutilizzo. Rimanendo in tema profumatori possiamo creare un'acqua molto profumata con degli ingredienti facili da reperire. Versiamo dell'acqua all'interno del flacone senza riempirlo. Aggiungiamo poi dell'alcol denaturato e delle gocce di oli essenziali. In questo caso abbiamo utilizzato limone, lavanda e rosmarino. Ovviamente potete variare gli oli essenziali utilizzando la fragranza che preferite. Per rendere i flaconi più colorati e belli ho aggiunto all'interno dei rametti di rosmarino e lavanda. Possiamo dare un tocco finale al nostro flacone arrotolando uno spago e un nastro del colore che preferite attorno allo spruzzino. Ecco fatto un nuovissimo profumatore per la casa homemade. Un'idea molto green è quella di utilizzare i vasetti per seminare e far crescere delle nuove piantine. Per prima cosa dobbiamo tagliare la parte superiore del flacone e fare dei fori sul fondo per permettere all'acqua di fuoriuscire quando andremo a bagnare la nostra piantina. Per rendere più bello il nostro flacone possiamo applicare tutto attorno uno spago aiutandoci con della colla. Una volta conclusa la parte decorativa andiamo a mettere il terriccio e a piantare i semini. In questo caso abbiamo deciso di piantare del basilico. Molto utile ma anche molto carino è utilizzare un segnapianta, così ci ricordiamo quello che abbiamo piantato nel nostro vasetto homemade. Infine posizioniamo il nostro vasetto in un sottovaso che servirà a raccogliere l'acqua in eccesso. Ora dobbiamo solo aspettare che i nostri semini diventino delle bellissime piantine. Oggi, come per magia, vi facciamo vedere il risultato finale della nostra piantina di basilico già cresciuta, molto profumata. Gli amanti delle piante grasse trasformiamo i nostri flaconi in dei piccoli vasetti. Per prima cosa tagliamo la parte superiore del flacone. Un'idea originale per decorare il vaso è quella di inserire all'interno del flacone della sabbia colorata. Potete decidere di utilizzare la sabbia di un unico colore oppure fare delle strisce colorate proprio come sto facendo ora. Riempiamo così circa metà del flacone. Andiamo poi ad aggiungere un po' di terra e il nostro cactus. Ora non ci resta che posizionarlo dove più ci piace. Un'idea da super organizer è quella di utilizzare i nostri flaconi come portaoggetti. Qui non ci rimane che sbizzarrirci con la nostra fantasia e trovare numerose modalità. Potete creare tantissime cose, per esempio portaelastici, portapennelli, portaaccessori per il make-up e tanto altro. Per realizzare queste idee sarà sempre necessario tagliare la parte superiore del flacone. Ci sono infiniti modi per decorare e abbellire i nostri portaoggetti. Ora vi mostro 3 decorazioni che ho realizzato. La prima è quella di utilizzare dei brillantini per ricoprire il barattolo dopo che avete utilizzato della colla. Potete realizzare delle forme con i brillantini e utilizzare poi un nastro decorativo colorato. Noi abbiamo realizzato questi flaconi come portapennelli da make-up, elastici e mollette. Un'alternativa più simpatica e colorata da realizzare insieme ai vostri bambini è quella di colorare il flacone con dei pennarelli, facendo dei pois o dei piccoli disegni. Così facendo creeremo un porta pennarelli e matite colorate per riorganizzare la scrivania. Abbiamo così realizzato dei bellissimi organizer do it yourself per i vostri oggetti. Addio disordine!
Un'idea semplicissima per dare una seconda vita al nostro flacone è quello di trasformarlo in un fantastico vaso portafiori. Per decorare il nostro flacone possiamo utilizzare dell'aiuta colorata o naturale. Possiamo fare dei fiocchi con i nastri colorati oppure arrotolare e incollare dello spago colorato in alcune zone del flacone. Acquistiamo o raccogliamo dei fiori di campo da inserire nel nostro vasetto e voilà! Un bellissimo vaso homemade. Oltre al fatto che possono essere posizionati da qualsiasi parte in casa per donare un tocco di colore, possono diventare anche dei decorativi profumati centro tavola. Non ci rimane che invitare degli ospiti a cena.